Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Crux 3, microdrone dell'IP Model classe Toothpick. Il Crux ci arriva in questa custodia rigida di buona fattura, che è ottima anche per trasportarlo. Vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Abbiamo due adesivi, il joystick della videocamera FPV e una bustina con gli accessori e parti di ricambio. Abbiamo anche un manuale molto completo dove troviamo sia le caratteristiche sia come fare le varie configurazioni. Per finire abbiamo il Crux 3, vediamo subito le sue specifiche tecniche. I motori sono degli IP Model EX1202.5 da 6400 kV, da usare quindi con LiPo a 2 celle. Sono fissati al frame tramite 4 viti ed hanno la campana fissata al motore tramite clip. L'albero motore è da 1.5 mm e l'elica si fissa alla campana tramite 2 viti M2. I motori sono collegati alla scheda tramite connettore JST. Le eliche fornite in dotazione sono delle Gemfam 3018. Il pitch basso è una caratteristica comune di questo tipo di droni, dove l'efficienza viene prima delle prestazioni. Oltre alle 4 già montate, ce ne vengono fornite altre 4 di scorta. La configurazione delle eliche è di tipo Props Out, tenetelo a mente se aggiornate Betaflight. La videocamera FPV è un HD Xant, il formato è nano, quindi le dimensioni sono di 14x14 mm. Il sensore è un CMOS da 1/3 e la risoluzione è da 1200 TVL. La lente è da 1.8 mm e come abbiamo visto ci viene dato il joystick per regolare tutte le impostazioni della videocamera. Diamo uno sguardo adesso al menu dell'OSD per vedere le impostazioni che abbiamo a disposizione. Passiamo ora al Flight Controller, si tratta di un Crazy Bee X versione 2.2. Il processore è un F4 e il gyro è un MPU 6000. Abbiamo il chip dell'OSD per visualizzare a schermo i dati della telemetria come RSSI, carica della batteria, timer di volo, eccetera. Il Flight Controller supporta una tensione massima di 8.7 V, quindi massimo 2S. Per quanto riguarda gli ESC sono degli integrati da 5 A ed hanno il firmware BLLS, quindi compatibili con protocollo di SHOT 600, 300 e 150. Il target del firmware ha la lettera H, quindi eventualmente possiamo installare firmware Jets Maverick o JESC. In descrizione vi lascio la mia guida per approfondire questo argomento. Sempre integrata nel Flight Controller abbiamo anche la VTX. I canali sono 40, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. La potenza è regolabile e possiamo scegliere tra 25, 100 e 200 mW. Tutte le regolazioni andranno fatte tramite Smart Audio su SD di Betaflight. Per quanto riguarda la VTX Table è già preconfigurata su Betaflight, nel caso vi dovesse servire vi lascio il link in descrizione su dove recuperarla. Passiamo ora alla ricevente. Al momento dell'acquisto possiamo scegliere quale prendere a seconda del nostro sistema radio. Le prime 3 opzioni sono con ricevente integrata e abbiamo la compatibilità con Spectrum, FlySky ed FrSky in modo D8. In alternativa possiamo scegliere la versione con ricevente dedicata, in questo caso abbiamo la RX-SR o la Crossfire Nano. Il mio consiglio, se avete una radio FrSky multiprotocollo o con modulo Crossfire, è di prendere la versione con ricevente dedicata. Costa un po' di più, ma sicuramente vale la pena aggiungere qualcosa per avere le massime prestazioni. Se avete una radio FlySky o Spectrum, a questo punto si rende obbligata la scelta con ricevente integrata, che sicuramente ha una portata di range minore. Io ho preso la versione Crossfire, l'antenna ci arriva in questo modo ma non va bene per volare, in quanto potrebbe finire nelle eliche e tagliarsi. Quindi si rende necessario fissarla con le fascette e il termorestringente che ci vengono forniti in dotazione. Per iniziare mettiamo le fascette AT in questo modo. Poi mettiamo le 2 estremità dell'antenna ai lati e le fissiamo con il termorestringente.
Il risultato finale sarà questo. Per quanto riguarda il bind, ogni ricevente ha il suo metodo. Se avete preso la versione Crossfire come me, vi lascio in descrizione il mio tutorial su come bindarla. Dopo aver bindato la ricevente possiamo sistemare la batteria. Ci serviranno i 2 elastici e il pad antiscivolo che ci vengono forniti in dotazione. Sistemiamo il pad in modo che la porta USB non venga coperta. Dopo sistemiamo gli elastici a incrocio in modo da poter inserire la batteria. Il connettore è un XT30, quindi fate attenzione nella scelta delle LiPo. Come abbiamo visto, nella scelta delle batterie siamo obbligati a prendere delle 2S. Io vi suggerisco LiPo da 550 mAh che sono un buon compromesso tra prestazioni e tempo di volo. Per quanto riguarda il frame, abbiamo un telaio in fibra di carbonio con interasse da 115 mm di tipo TrueX. Lo spessore è di 2,7 mm. La larghezza dei bracci invece è di 3,9 mm. Ed è proprio la larghezza dei bracci quello che mi preoccupa maggiormente, perché a mio parere sono molto fini e il rischio rottura è una cosa che non va sottovalutata. In conclusione mi sento di consigliare questo microdrone con riserva. Se da un lato le sue caratteristiche tecniche sono buone, dall'altra il telaio in fibra di carbonio non mi convince pienamente. I droni classe Toothpick sono indicati per chi apprezza un volo calmo e rilassato e se vogliamo anche cinematico, in quanto tra gli accessori ci viene fornito il supporto per una Insta360 Go. Se invece fate un tipo di volo freestyle molto frenetico e quindi ad alto rischio crash, il mio consiglio è rivolgervi a qualche altro modello. Cercate qualcosa che sia comunque più adatto a supportare i vari urti che possono capitare con questo tipo di volo. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione dell'EP Model Crux 3. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.